Ciao a tutti. Per le persone con il disturbo di personalità narcisistica è assolutamente normale comportarsi in maniera alquanto anomala, ma in questo video vorrei puntare l'attenzione su alcune cose assai bizzarre tipiche del narciso. Tra le tante cose bizzarre che il narcisista fa è di dialogare con se stesso dandosi pure delle risposte e il più delle volte lo fa guardandosi allo specchio per osservare meglio la persona con la quale sta conversando. È alquanto bizzarro notare che alcuni narcisi non sbattono le palpebre e questo avviene quando cadono in catatonia, una sintomatologia che fa assumere le sembianze di una statua con inespressività, immobilità e inaccessibilità. Per non parlare delle espressioni facciali melodrammatiche che assume sincronizzando la tonalità della voce oltremodo amplificata per ottenere un certo effetto su di te. Tutto ciò darà il senso di una vera e propria simulazione, oltretutto alquanto penosa, poiché non ha la capacità di modulare le emozioni. Un'altra stranezza è dialogare in maniera egocentrica, pressoché tragica, per catturare l'attenzione su se stesso. Addirittura arriva al punto di enfatizzare un timbro di voce per accentuare il suo valore massimo. Si prenderà la briga di controllare ciò che mangi e la quantità di cibo che assumi. Una cosa davvero insopportabile è quando ti risponde ad una domanda con un'altra domanda. E questo è il timore che tu possa scoprire, prima del dovuto, la sua reale personalità. Inoltre tenderà a concludere un dialogo con te prima ancora che abbia inizio. Un altro strano comportamento è quando vai a passeggio. Lui sarà sempre qualche passo davanti a te, camminando velocemente. Spesso e volentieri tende a sparlare, con il solo intento di mettere zizzania tra le persone. Un'altra stramberia è quella di nascondere gli oggetti che appartengono al partner. Ma la cosa che sconvolge di più è quando finge di averli trovati e con grande soddisfazione li restituisce al legittimo proprietario. Gli estranei avranno sempre ragione e di conseguenza avranno sempre la meglio sulla famiglia. Il narcisista, sentendosi sempre superiore agli altri, tende ad avere una certa attrazione e considerazione per i dittatori, tanto da diventare i loro paladini. Un'altra stravaganza è l'abilità di reinterpretazione dei fatti accaduti in passato. Questo è uno dei motivi per il quale mentire è la loro costante. Altro comportamento bislacco è quello di fare regali parsimoniosi o stravaganti e questo sta a significare che tu vali poco o niente. Oppure può capitare che durante la fase del love bombing ti offra un regalo straordinariamente sfarzoso. Il narciso ha il dono del mimetismo e attuerà un vero e proprio furto d'identità, imitandoti nei tuoi modi di parlare e nelle tue movenze. In poche parole, tutto ciò che gli piace di te se lo farà suo. Quando meno te lo aspetti, farà di tutto per persuaderti a seguire i suoi consigli, mai richiesti da te. Ciò avviene per poter controllarti e dominarti, come meglio crede, senza che tu te ne accorga. Malgrado ciò, verrebbe quasi da sorridere se non fosse che qui si sta parlando di una persona piuttosto disturbata e insidiosa. Un soggetto assolutamente incontrollabile, senza empatia e pronto a tutto pur di non essere smascherato. Infatti basta veramente poco per far uscire la rabbia, la cattiveria e tutto il suo potenziale distruttivo. Il narciso cammina sul filo del rasoio e se dovesse cadere a terra si scatenerebbe un qualche cosa di mai visto prima d'ora. Non dimenticare che tale soggetto è alquanto tossico e disfunzionale e la sua natura è quella di abusare psicologicamente e fisicamente di qualsiasi persona entri a far parte della sua vita. Questo è un valido motivo per chiudere la relazione nel minor tempo possibile.
Lo devi a te stessa. E tu quali cose bizzarre hai notato nel narcisista? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.